Salve a tutti ragazzi, video su una situazione che volevo analizzare con voi e volevo sapere la vostra nei commenti per quanto riguarda questo esodo che a quanto pare quest'anno sta diventando più massiccio del solito verso l'Arabia Saudita. Ci sono tantissime notizie che portano tantissimi calciatori in Arabia quest'anno, allenatori. La notizia che più mi ha infastidito è stata quella di ieri sera che ho letto in discrezione, ovviamente. Gennaro Gattuso potrebbe allenare una squadra araba, ma non è questa la notizia che mi ha infastidito. Mi infastidisce il modo in cui tu devi firmare i contratti. Si parla che Gennaro Gattuso possa allenare una squadra araba, non quella squadra araba, Al Hilal, Al Nasr, Alibaba, eccetera, eccetera, ma Gennaro Gattuso si legherà in Arabia dal capo supremo del football arabo, questo campionato super eccellente, e potrà scegliere tra le squadre che questo capo supremo gli presenterà su un foglio e lui potrà tranquillamente scegliere tra le tante opzioni. Da che mondo è mondo, io da allenatore per cambiare diciamo continente, al di là che sia l'Arabia, l'America, la Cina, l'Asia, eccetera, 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 il Giappone, dove è, io lascio una squadra per trovarne un'altra, non lascio una squadra per andarmi a sedere da, che so, da Gravina, per esempio, e Gravina mi dice, allora Gattuso, tu puoi scegliere il Monza, il Frosinone, il Napoli, l'Inter, scegli. Cioè, ma che significa? Ma come si fa, come si fa a prescindere ad accettare situazioni del genere? Non parlo di come fa un UEFA o un'Europa ad accettare situazioni del genere, ma parlo come fai come uomo ad accettare una situazione del genere. Accetti solamente i croccanti e i soldi, sicuramente, per amor di Dio, nessuno dice che non sia una decisione che un individuo possa prendere. Segui i soldi, fai un altro paio di anni, poi ti compri al limite qualche isola intera e te ne vai in pensione. Nessuno lo mette in dubbio che possa essere così e possano essere queste le motivazioni, perché poi sono queste le motivazioni che spingono alla rabbia, i soldi e basta, perché non credo che un Karim Benzema abbia scelto la rabbia per andare a dettare legge e diventare il miglior calciatore arabo della storia, non credo. Karim Benzema ha accettato la rabbia perché sono la bellezza, mi sembra, di 100 milioni all'anno. In Europa dovresti fare 10 anni dai 20 ai 30 anni se tu sei un top player con contratti da 10 milioni all'anno, quindi parliamo di cifre astronomiche inarrivabili, ma inarrivabili né tantomeno dobbiamo arrivarci a competere, perché ne vale secondo me poi la sicurezza di un sistema economico europeo che andrebbe completamente a rotoli, ma questi sono altri fatti che analizzeremo forse anche in qualche live come ho fatto ieri con ospiti e ci confronteremo da questo punto di vista. Comunque c'è Brozovic che domani, almeno a quanto riportato da Sky, dovrebbe ufficializzare l'acquisto dall'Inter. Partenza per l'Arabia per Marcelo Brozovic dopo 8 anni all'Inter, 23 milioni dovrebbero andare all'Inter e 20 milioni all'anno al calciatore, che per un calciatore come Brozovic sono tantissimi soldi. Andiamo a vedere chi già è arrivato da tempo e chi è arrivato quest'anno in Arabia, perché la lista dei calciatori è lunga. Aubameyang, che non si sa se vada o meno. Even Banega sta già lì, scadenza contratto 2024. Benzema lo sappiamo. Bernardo Silva con un punto interrogativo perché ci sono le sirene per Bernardo Silva. Spero vivamente, io, per la qualità del calciatore e per ciò che può dare al calcio europeo ancora, spero che non vada. Brozovic lo sappiamo, domani all'Al Nasr dovrebbe essere ufficiale, almeno a quanto dice Sky. Kanté, ultime notizie. Koulibaly lo stesso, nelle ultime notizie, direzione Arabia. Luis Gustavo dovrebbe tornare in Brasile dopo la permanenza in Arabia. Mendy del Chelsea, ovviamente messo in panchina, ci può stare, contratto fino al 2027.
Ospina è già al Nasr, Cristiano Ronaldo lo sappiamo, Ruben Neves, Talisca, Ziyech. Ziyech per esempio, Ziyech è un esterno che avrebbe fatto la differenza in qualsiasi squadra europea, e invece vediamo talenti partire che non si sa il contratto quanto sia lungo, non si sa comunque le cifre ancora. Chi ha detto no sono Leo Messi, Luka Modric e anche il Shaarawy, che ha avuto sirene dall'Arabia, non ha accettato. Infatti abbiamo fatto il video di stamattina per il calciomercato, abbiamo visto che ci sta quasi un accordo per il rinnovo di El Shaarawy. Ben venga, quanto più calciatori riusciamo a mantenere in Europa, nella Serie A, meglio è. Fatto sta che l'Arabia ha proprio rotto le scatole. Fatemi sapere ragazzi la vostra nei commenti, perché ho fatto questo video perché è più una curiosità per capire cosa ne pensate e come la pensate su questo esodo massiccio di allenatori, calciatori che stanno andando verso i petrodollari. È un campionato che crescerà? È un campionato che prenderà il sopravvento sull'Europa? Mi auguro di no. Si renderà competitivo e forse ingloberemo competizioni con l'Arabia? Non lo so. Mi sto facendo tanti film e sto cercando di capire poi dove si voglia arrivare, ma il discorso è ancora lungo e va comunque analizzato nel tempo per come andranno a finire poi situazioni economiche eccetera eccetera e contatti tra Europa e Arabia. Fatto sta che bisognerebbe mettere un freno a tutta questa disparità. Lo so che non è possibile, perché mi rendo conto che non è possibile per giurisdizioni, legislazioni diverse, eccetera, 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 al di fuori del calcio. Quindi situazione difficile da gestire. Speriamo almeno di trattenere i giovani, che poi rimanga una meta di prepensionamento, diciamo. L'Arabia va bene, mi sta anche bene, 34 anni, 32, 33, 35, te ne vai a strappare l'ultimo contratto milionario, va benissimo, posso pure passarci su, però se andando avanti poi vedo che 28, 29, 30 anni già vai via, quando potresti tranquillamente finire la carriera in Europa, già comincio ad imbestialirmi. Vedremo cosa succederà ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se vi va, ci vediamo nel prossimo video, ciao.